C'est la maman? Il video, sì. È mia mamma. Hola! Bonjour! A Milano stava venendo giù la neve. Buon voyage! Ha un senso perfetto. Poi se ci troviamo anche magari in una storia. A gennaio 2023 ho deciso di partire per il Messico. Arrivato a Mexico City, ho poi proseguito per la regione di Oaxaca, Oaxaca City, Mazunte, Puerto Escondido, per poi arrivare alla regione del Chiapas, San Cristobal, e infine quella dello Yucatan, con Tulum e Cozumel. Vi porterò con me in questo viaggio fatto di storia, cibo, onde, tramonti mozzafiato, tanto divertimento. Questo è Documentario Moderno. Io sono Tao. Il traffico di Mexico City, Mira cómo se ve. Pazzo, loco. Arrivato nella mia super cute stanza. Albergo, Airbnb. Il tassista è stato super gentile e mi trovo davanti questa porta super colorata, bellissima, non so se si vede, con questi quadri. Qua abbiamo il cortile che è fighissimo, guardate che bello, che posto magico. Qua ci sono io, eccomi, si va su da questa scala a chioccia, ecco qua, cartello d'oro. Si entra nella mia prima stanza. Adesso sto andando a mangiare. No, vabbè. Hola. Hola. Esto es tacos. Tacos. To este puerco. Maiale. Tripa, res, Tripa. To jest trip. Ok. es suadero. Ok, Ya lo demás esto es es complemento. suadero. Tacos de suadero. Prendiamo questi qua oggi. Come ti chiami, chef? Diego, Diego. Mucho gusto. mucho gusto. Mucho gusto, Davide. Ah, ok. E soy chef italiano. Italiano. Tac. Buongiorno. Buongiorno. Y tú, este es mi primero chef en México. Encántame, ¿ok? Ma la bellezza, oh. Guarda come li mette. Così. Wow. E la salsina. Sopra un po' di cose. La salsina nel piatto. E via. La salsina sopra. Allora, io me lo sono spappato tutto, però volevo proprio con voi condividere questo momento di degustazione pazzesca. Mi ha fatto queste tortillas con vari... Oh, è arrivata la cerveza, modello, con tutte le salsine, e loro poi creano questo piatto bellissimo che ho fatto la foto, poi la metterò, e insieme ti mangi questa insieme alla cerveza col foglietto qua, tac, e via. Ecco qua come si mangia in Messico e come si gusta la vita, Alla salute. 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 Ecco qua c'è un altro ragazzo qua, mucho alcol,
Mucho gusto, un altro chef. Cosa è? Ma dentro che cosa c'è sta? Ah, pork and cheese. Ah, pork and cheese. Ah, you speak English, ok. Nice. ¿Cómo te chiami? Osvaldo. Osvaldo. Hola Osvaldo. ¿Cómo se llama tu novia? Alejandra. 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 El perro? Akira. Akira. Ciao Akira. So it's pork and cheese, but it's not the same of this. This is another thing. ¿Cómo lo cucina? ¿Cómo lo cucina? ¿Cómo lo fa? Col salsa verde, ok. Ok. Oh, todo eso. Oh, siamo arrivati alla soluzione. È il cibo messicano e stiamo parlando. E sta la tortilla. La tortilla. Poi Tacos, chilaquiles, chilaquiles. Cosa è este chilaquiles, per esempio? tortillas fritas. Ah, tortilla fritas, ok. E poi? Con salsa. Ah, con salsa, ok. Green and red. Me gusta panela, es cheese. ¿Cómo lo chiami? ¿Cómo lo chiami? ¿Queso panela o queso blanco? Queso panela. So, que todo es queso panela, muy bueno. Y todo es porco, todo puerco. No, este es hígado de res. Res, hígado de res, fegato, di to. Hígado. Ok. Chicharrón de puerco. Chicharrón de puerco. Salsa verde. Minchia che buono. Tomorrow, ok? Hasta la mañana vengo qui e provo tutto, ok? Come ti chiami? Giovanni. Giovanni, grande Giovanni. Eccomi. Eccomi qua. Sono nella via dove ho la casa. È mattina, presto, sono le 7 e qui è tutto molto tranquillo, le persone portano il cane a fare i bisogni, e le macchine e tutta la città si sta piano piano svegliando, i posti sono meravigliosi, non so se vedete qua, l'atmosfera è veramente bella e è come mi immaginavo Mexico City, fatta di questi agglomerati urbani molto imponenti e questo contrasto tra città diciamo di massa e città anche eclettica, perché lo è una città molto eclettica, Mexico City, e niente, mi troverò qua 2 giorni. Oggi vado in una zona che si chiama Tapito, che è una zona anche un po' pericolosa, ma io farò un tour con delle persone del luogo, quindi non dovrebbero esserci problemi e vedremo un sacco di mercati interessanti, un sacco di zone super colorate e belle e niente, sono felice di fare questo vlog e iniziare anche a raccontare un po', a condividere le mie esperienze. Guardate questa macchina intanto, guardate che figata, bellissima, adoro queste macchine. Datsun 160, bomba, vabbè. E niente, quindi vorrei iniziare anche a condividere queste esperienze che faccio di vita e di viaggio con voi. E niente, a tra poco. Ciao. Amo le bucambille. Hola bro. Buon trabajo. Con la coca. Grandi cazzo. Messa a fuoco, un po' così. ¿Es verde o roja? Roca? ¿Rajas? Rojas? O verde, dai, proviamo verde, ma I don't know. Allora, questa è la, come si chiama? Guajolota. Guacolota, tipica colazione for breakfast, no? Mexicana. Com'è? Guajolotas. Guacolotas.
Questa è l'acqua loca. Waka loca. Ma mi sono scordato già come si dice. È piccantina. Credo che dentro ci sia mais. Farina di mais o mais. Sembra una pannocchia all'esterno. È cotta nella foglia di pannocchia, credo. Dentro ci sono le cipolle, un po' di jalapeno. Buona. Un panino. E loro lo mangiano spesso a colazione. Mi diceva la mia amica, la mia guapa Olga Maria, mia amica messicana qua in Messico. Beccato un calapegno. Allora siamo qua con Cabino, the amazing host that hosts me in Airbnb, and this is his house, and is a castle, really castle. And so this is a dining room, no? Kitchen, open patio. Wow, they see the rain when raining. The garden. Vedi, super host. Is this a super host? You're super host? Super host Airbnb. This is the entrance. I told you, it's a castle. It's not a joke, eh? It's a really castle. È un castello questo qua. Oh my god! Madò che bello! Wow! This is a little of Oaxaca inside the city. Yes, Oaxaca is like this. Yesterday I hit one thing very like this, but grilled on tortilla. Ah, sí, sí, sí. What is this? Nopal. 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 Yeah, it's That's a vegetarian amazing. taco. It's amazing. It's amazing. Marinated. So now we go to Tapito, no? Tepito. Tapito Market. Okay. Okay. Allora, this is my amazing guide Barbara, Ciao. half from Italy, no? Then they have Jacob from America and Celine from Shanghai, but she lives in Australia. So, Barbara start the because now we go to Tepito. Hola Tepito. Grande. Okay, so Tepito has existed ever since the 1300s. Holy shit. So by 1330 is when we know for a fact Tepito existed. So Tepito was one of the 19 colonies of Tlatelolco. Tlatelolco used to be Mexico City before the Spanish ever came here, you know? So it had tiny colonies and Tepito was one of them. The Spanish make two big blueprints for growing the city, and in both cases they leave Tepito out of the map. So what starts happening is that the people in Tepito start to have making an internal economy to survive. And then Tepito was known to be the place where all the black people, the indigenous people, and the poor people were. So all the outcasts or all the people that the Spanish didn't want in the big city, they were thrown in that way. Fast forward to the 90s. So by the 1990s, Tepito is known as an infection spot of the city because then again, they sell a lot of people, the poor people are there, all the prostitutes are there, and blah, 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 blah. And by the 1940s-ish, this is when we start seeing the narcos in Mexico. So how does this start? So Hernán Cortés, which was this very, very famous colonizer, Spanish colonizer, introduced marijuana to Mexico. We didn't have marijuana. So when marijuana gets introduced in Mexico, the indigenous Mexicans were like, oh, okay, you know, this is not just for textile use, which is what the Spanish were using it for. This is also for like rituals and like this heals, this is medicine. So the indigenous Mexicans were already using ayahuasca and peyote and like mushrooms. So this just came in perfectly. However, by the Second World War, under the pressure of the United States, because they needed our opioids so bad, they put pressure on the Mexican government to criminalize the use of these substances. So this is when things go really, really bad, because now all the people whose jobs was to sell all this medicine is gone.
So the people that used to sell this become the dealers or the narcos, and the people that would consume this become the addicts. Some of our first narcos were actually women. So you can find the pictures in the internet, and it's very, very indigenous women that are in jail because they were very, very powerful drug ladies, you know, not drug lords, but you know. So this is when we see that the Unión Tepito is born. Unión Tepito is the city cartel, and this is the one that pretty much holds power within Tepito. But you don't really see them, and when we get to Tepito, we're actually gonna know, because Argos is gonna point to us some of the people that seem to just have regular jobs and have their stands, whatever like commerce they have, like they're selling stuff, and they'll let us know what they're called, what we call falcons. So a falcon means they are people that know who enters and who leaves. They know exactly everything that's happening in Tepito because they need to keep a record to make sure no snitches are coming in, you know? Like no one that is like maybe a cop, like an undercover cop, like all these things. They have falcons for these reasons. So they'll be looking, they know who enters and who leaves Tepito. There's three main markets in Tepito: the food market, the sneakers market, and the shoes market, which is, I believe, the largest in Latin America. It's just sneakers, like it's honestly fantastic. Okay. When we go in, I think it's shocking to see how much there is. So a lot of Tepito has actually connections with China. So China brings in all these perfectly cloned sneakers into Mexico, and it's sold here, you know? Nice. So for some years now, China and like the mafia in Mexico have been one, because they bring all of this clothing and all these shoes and like so Shanghai Mafia, And Shanghai Mafia, Shanghai, Mexico Mafia, Italia Mafia, and Jacob no, Jacob no Mafia. So yeah, like I think this happens everywhere in the world, but because Mexico has been given the bad reputation that it's been given mostly by the media, you know, and it's related to the narcos, which isn't really always true, you know. People are scared of Tepito, but this experience, I'm pretty sure, is gonna prove you wrong, you know. Like all the people that I've brought here that were scared of coming to Tepito, they're like, oh, like it wasn't at all like I expected it was gonna be. Of course not. Wow. And this So is why let's I go tell to you. Tepito. Yes, most of people that tell you don't go to Tepito have never been to Yeah, Tepito. yesterday I meet one guy in front of one tortillas bar, and I said where I have to go and where I don't have to go. And the first they told me don't go to Tepito. And this morning when the guy called me and say let's go to Tepito, I connected and they say yes for sure, because this is the way, you know, to see the real city maybe. A lot of street art. This is cargo. Street art is Our so guide famous in in Mexico, especially in Tepito. So yeah, and they are proud to be Tepito from We are Tepito because in they are Tepito. hardworking. This is what they say makes them different from anyone else in the other side of the Morelos. You know, and yes, on the other side of the Morelos, you're gonna see a lot of addiction, which is hard to see in Mexico. We have a lot of little drunks in the street, but not heavy addicted. Gracias. Qua siamo a Tepito. And a lot of Siamo arrivati, abbiamo parcheggiato la macchina lì. Lì c'è la nostra guida. factor to this. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Viene, nice to meet you. Davide. Celine, Jacob, of course. Ya lo viste. Pictures of the mosque. So now, piano piano, ci incamminiamo verso Tepito. Questo è il mercato, no? Yes. Este one of the one Because part. it's huge. It's huge There's market. no way to walk it all in a day. There's no way. Ok. Quindi ci incamminiamo verso il mercato, big, super grande. Però mi scavallano sta macchina e riesco a far tutto. Bene. Se no, questi sono gli unici video che farò in Messico. Guys, if you hear the bikes, just go. Ok. E Barbara ci diceva che questo mercato
E questa zona è una zona super local, super friendly, e che le persone sono super carine, bisogna solo conoscere. Noi abbiamo lui che è nato qui e che quindi è di questa zona e che ci aiuterà e introducerà in questo mondo. E qua, wow! ¿Por qué? Porque aquí iniciamos entrenando. Aquí un deportivo de aquí y aquí también iniciamos. Aquí había un ring antes y aquí iniciamos nosotros desde niño. Perché tu famiglia è Mi familia. famiglia e tu also. Sì, è mia famiglia. E come si chiama questo? Aquí es, bueno, el místico ahí se llamaba carístico. Caristico, il mistico caristico. Con la maschera si chiama mistico. Mistico. E il nome è differente per ognuno. No, haz de cuenta que cuando él se fue para WWE, Sì? le cambiaron el nombre a Sin Cara. Cuando él regresó, ya no tenía el nombre de místico. Entonces tuvo que él agarrar otro nombre que se puso carístico, algo similar. Ok. Y ahorita le acaban de regresar, así que será como un año, el nombre de místico. Mystico is his brother. Ah, and Mystico he is had his a couple brother. of changes of name through his career, but Yes, the change of career, yeah, ok. Ok. Quindi hai capito, questa è stata una delle palestre più famose di box del Messico, dove hanno fatto training un sacco di campioni. Questa è la parte ricreativa di Tepito, dove ci si allena. A fianco a me, dietro di me, ci sono delle persone che praticamente fanno sport ma non possono essere riprese, quindi non le riprendiamo. venga. Vai! grande! Praticamente questo qua è un palo che è difficile da fare, e tutta questa zona così, e c'è uno che lo fa 15 volte avanti e indietro. Porque tiene aquí Tepito que somos muy religiosos, somos muy Ma ci provo anch'io, ma secondo me muoio. Allora, Tepito è famosa per questo, ma soprattutto per la vendita delle sneakers. Famosa in tutto il mondo, e qua è uno sneakers market. Hola! Welcome! TikTok? Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Barrio Mágico. Hola. Grande. Pues también. Soy italiano, tú puedes hablar español conmigo. Grande, Mexican King, grande. Proprio l'atmosfera, quella bella, capito? Quella messicana, quella local. Qua si vende di tutto, like clock, i cosi per i regali, cioè a fianco alla roba del coso dei regali di Natale c'è Hitler. Tutto, vendono di tutto qua. Qualsiasi cosa, dildo, le immagini per la contraffazione. Comunque è super figo tutto. We're gonna go into a vecindad. This is where what is people, this? the type of people, no, where people live. This is how people live here. Ah, wow! Andiamo a vedere dove c'è un bar. Ah, è come... Guarda! And they will also pile of bodies in here. ¿Hasta cuántos cuerpos hubo una vez? como 30. Like over 30 bodies that were piled up. Wow. 30 bodies dead. Yes, that's Here. why there's cups and the entry, because The this is a fuck? very, it's a hot spot for everything that happened with the cartels, and also now it's under surveillance all the time. So what is this building now? ¿Y ahorita qué es aquí? Ahí ya está incautado. No, nothing. Hola. Just the cops make sure no one's bodies. Yeah, it's raided. Yeah, it's, all these belongs to the cops. Ok. Ma tu chi sei? Vamos a presentar. Ma tu chi sei? Ma che gallo sei? Quanto sei forte? Ma che forte sto gallo! Gol América. Ciao! Gallo messicano! Es novio de. Stai mulindo! Madonna che bello che sei! E qua siamo a un bario bellissimo. E come stai i quartieri? Buenas tardes, hola!
Este muy lindo, sí, este es un tour. Muy lindo, complimenti. Es que los mexicanos somos así aquí. Mexicano. Somos los mexicanos y está aquí. Ok. Mucho gusto. Yo soy Davide, from Italia. Sí, se Italia. Ah, sí, ¿esto es tuyo? No, es de la vecina. Ah, de la vecina, ok. Sí, pero, ¿Cómo se llama? No lo sabe. pero ok. no se le acerca mucho porque se le avienta. Ah, se la avienta, ok. Es lo que le iba a decir. Ok, gracias. Hola. Dopo essermi fatto fregare. Toilet! I record toilet! Yeah. Adesso andiamo, ecco, nella parte migliore, cioè si mangia, raga. E si mangia tortilla, tacos. Qua c'è un profumo di sapori pazzesco. Non potete immaginarvi che cazzo vedo io, anzi ve lo posso dimostrare. Wow. E niente, cioè guardate qua, ma la bellezza anche dei colori. Guarda che bello questo. Hola. Madonna. Yo pensé que no iba a estar en paz. Vado. Hola. Che figata. Tutti qua mangiano, stanno insieme, condividono. E adesso andiamo a mangiare la best tortilla ever. Oh my god, el rey del taco. Hola, chef. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? Ernesto. Mucho gusto. Grande Ernesto, este es lo chef, el rey del tacos. El rey del... Tú sopra la corona, Está sopra la corona. Che figata. Adesso andiamo su? Wow. Andiamo su perché si mangia local e si mangia in queste scalette, in questa no way, dal re del tacos. We are the king. We are the king. Look at this. Oh my god. Allora qua se magna duro tortiglia horchata che è con cinnamon and milk sweet e poi patata, guacamole, nopales e se mangia muy duro, muy fuerte, se mangia a lot, se mangia mucho. Abbiamo mangiato tortiglia, abbiamo bevuto ozzata e adesso andiamo nella zona della chiesa, qua è tutto colorato, tutto figo e quindi... Hola Spider, hola, buon dia. Metti like, iscriviti, seguimi su TikTok e Instagram.